Carissimi, buongiorno. E oggi volevo fare questo video. Carenza emotiva in cui ci troviamo in questo momento esistenziale dell'umanità. Noi viviamo in un momento di estrema carestia emotiva, spirituale nel nostro mondo. Lo so che è duro da dire, ma questa carestia emotiva che noi stiamo vivendo, emotiva, spirituale e di valori, che stiamo vivendo in questo momento della nostra società, è grave tanto quanto la carestia a livello di cibo, raga. Ci sono i paesi del terzo mondo che sono in carestia di cibo, ma noi siamo in carestia di emozioni, di anima, di spiritualità e di vere connessioni con gli altri esseri umani e siamo in carestia di natura. E è un problema molto grave perché noi ci nutriamo anche di questo. Cioè noi non siamo solo degli esseri biologici fatti di cellule, sì, assolutamente, ma noi abbiamo qualcosa di fortemente e grandemente spirituale dentro di noi che si nutre di cose più sottili. Il problema è che noi, nel mondo in cui stiamo vivendo oggi, non abbiamo quasi più niente che ci vada a nutrire dal punto di vista emotivo e spirituale. Io mi trovo a dire, cazzo raga, cioè non sono soddisfatta, sono triste, c'è qualcosa che non va. Eppure ti dicono, frase classica, vero, del motorino, frase classica, ma Giulia, ma pensa, hai un piatto di pasta ogni giorno, hai un tetto dove stare, hai un letto in cui dormire, abbiamo una famiglia che ci vuole bene e sono le solite frasi, no? Quando uno non sta bene, la prima cosa che si dice è ma pensa a tutte le cose belle che hai, pensa che vuoi andare a scuola, pensa a quanti bambini che vorrebbero andare a scuola invece vivono la guerra e tu dici cazzo, sono proprio una merda che mi sto sentendo male, tutto sommato vivo nel mondo perfetto. E quindi noi normalizziamo il nostro malessere. Sì, tutto sommato non mi manca niente. Sì, situazione Covid, però non siamo ancora in guerra, nel senso, ok. Quindi questo tuo disagio è normale, ci sta e te lo devi tenere, perché ti devi rendere conto che la tua vita è perfetta. Ah, ok. Normalizziamo questo disagio allora. E allora è lì che nascono gli ansiolitici, gli antidepressivi e quant'altro, perché, oh tanto, nel momento in cui te stai bene e continui a non essere felice, non è un problema di quello che ti sta intorno, ma è un problema tuo. E quindi devi agire su di te, perché non ti manca niente. Col cazzo, raga. Posso dirvi una cosa proprio. Col cazzo che non mi manca niente. Perché noi non ci nutriamo più. Perché purtroppo noi non abbiamo solo bisogno di lavorare, fare soldi, mangiare e guardare Netflix la sera. Noi abbiamo bisogno di rapporti umani, abbiamo bisogno di natura, abbiamo bisogno di volerci bene, di una felicità interiore più luminosa e sottile. E quello che ci dà questo tipo di felicità sono i rapporti veri con le persone, sono i sorrisi, sono gli occhi, sono aiutare altre persone. È questo che a noi ci nutre e ci fa andare a letto riempiti non di cibo, non di alcol, ma di vita. Purtroppo noi viviamo in una carestia emotiva e spirituale enorme. È grave tanto quanto, se non più, della carestia a livello alimentare che vivono i paesi del terzo mondo. Lo so, e adesso ci sarà un sacco di gente che mi dirà su, ma mi sono fatte le mie domande, io non mi sento di essere una persona che non apprezza quello che abbiamo, eppure manca qualcosa. Questa cosa è tutto ciò che di immateriale noi abbiamo scartato nel nostro mondo. Di che cosa ci nutriamo, raga? Io ho fame, ma ho fame tanta, ma ho fame di cose vere della vita. E almeno finché non c'era il Covid, riuscivo ancora a nutrirmi, no? Che ne so, anche uscire fuori, vedere delle persone, poter parlare, aiutare altre persone, prendere la macchina e dire oggi me ne vado al mare, nutrirti di un posto nuovo, nutrirti della magia, nutrirti di una serata dove incontri delle anime che da che pianeta sono venute e quello ti nutriva, no? Quindi anche in una situazione, in un paese, in una società di carestia emotiva devastante perché non c'è più cultura. Quindi noi non abbiamo
praticamente più nulla da cui nutrirci, oltre al fatto che tutta la natura è lontana e tutta quella parte di nutrimento noi non ce l'abbiamo più. Però comunque umano con umano ci si nutre sempre, no? Quindi riuscivamo a sopravvivere in qualche modo. Adesso che ci hanno tolto sia la possibilità di spostarci, sia la possibilità di incontrarci, persone molto sensibili, con un livello di coscienza elevato e con bisogno di nutrirsi a livello cellulare di molecole veramente di luce e di una qualità energetica diversa, non hanno più da mangiare. Non abbiamo più da mangiare ed è molto grave e purtroppo noi stiamo vivendo un gravissimo abuso. È come se ci stessero togliendo il cibo. Cioè, purtroppo per me la gravità di togliermi un nutrimento spirituale ed emotivo è grave come togliermi il piatto di pasta, se non di più. Non normalizziamo questo malessere, perché è un malessere che non va normalizzato e non c'è niente da cui attingere e dobbiamo andarcelo a prendere e dobbiamo andarcelo a pescare da qualche parte e ricrearcelo, perché altrimenti, raga, in sto mondo per le persone che vogliono vivere di anima non si mangia, ma non si mangia non a livello di cibo. Dobbiamo ritrovare dei modi per nutrirci, perché ce li stanno togliendo tutti. Perché noi ci attacchiamo così a delle cose, a delle sorgenti di energia che troviamo, ma se non stiamo attenti ci attacchiamo in maniera esagerata. Il problema sarà il nostro attaccamento a questa fonte di energia, emotività e quant'altro, perché è l'unica che ci sta nutrendo e nel momento in cui noi ci attacchiamo inneschiamo dei meccanismi che non vanno assolutamente bene, sono molto pericolosi e oltre a distruggere il nutrimento staccano spesso il collegamento a questa fonte di energia. Non ci daranno più degli spettacoli, della cultura, della filosofia e della spiritualità per nutrirci. Dimentichiamoceli. Queste cose sono morte. E se noi non impariamo a nutrirci in maniera diversa, moriamo anche noi. Quindi è importante che adesso noi coscientemente ci rendiamo conto della carestia emotivo-spirituale imposta in cui siamo costretti, che ne riconosciamo la gravità, l'impostazione e l'imposizione di questa energia che ci stanno sottraendo e dobbiamo armarci di conseguenza dentro noi stessi in primis, di riunirci, creare qualcosa di diverso, perché così si crepa, raga. Così si crepa e creiamo qualcosa che possa soddisfarci. Per forza, è l'unica. Un bacio. Non normalizziamo la sofferenza, non va bene. Noi siamo fatti per essere felici, non per stare così, ok? Un bacino a tutti quanti.